La tavola di smeraldo. Tavola numero 11. La chiave al sopra e al sotto. Ascoltate e comprendete, o figli di Chem, le parole che vi dico vi condurranno alla luce. Sappiate, o uomini, che conobbi i vostri padri, sì, i vostri padri di tanto tempo fa. Sono stato immortale nei secoli, vivendo tra voi da quando ebbi inizio la conoscenza. Mi sono sempre sforzato per portarvi in alto, verso la luce della grande anima e condurvi fuori dall'oscurità della notte. Sappiate, o popoli fra i quali ho camminato, che io, Tot, ho tutta la conoscenza e tutta la saggezza conosciuta dall'uomo sin dai giorni antichi. Sono stato custode dei segreti della grande stirpe, detentrice della chiave che conduce alla vita. Sono stato apportatore per voi, o figli miei, perfino dall'oscurità dell'antico dei giorni. Ora ascoltate le parole della mia saggezza, udite ora il messaggio che vi porto. Ascoltate ora le parole che vi do e vi eleverete dall'oscurità alla luce. Lontano nel passato, quando la prima volta venni a voi, vi trovai nelle caverne di roccia. Con il mio potere e la mia saggezza vi ho elevato, finché non brillaste come uomini fra gli uomini. Sì, vi ho trovato senza alcuna conoscenza, di solo poco vi eravate resi diversi dalle bestie. Sempre ho soffiato sulla scintilla della vostra coscienza, finché alla fine vi infiammaste come uomini. Ora vi parlerò della conoscenza antica che va oltre il pensiero della vostra stirpe. Sappiate che noi della grande stirpe avevamo e abbiamo ancora una conoscenza maggiore di quella dell'uomo. Abbiamo raggiunto la saggezza delle stirpi dei nati stella, saggezza e conoscenza ben oltre quelle umane. Giù da noi sono discesi maestri di saggezza tanto lontani da noi quanto io lo sono da voi. Ora ascoltate mentre vi do la mia saggezza, usatela e sarete liberi. Sappiate che nella piramide che ho costruito si trovano le chiavi che vi indicheranno la via alla vita. Sì, ho tracciato una linea dalla grande immagine che ho costruito all'apice della piramide, costruita come un accesso. Tracciatene un'altra opposta con lo stesso angolo e direzione, scavate e troverete quello che vi ho nascosto. Là troverete l'entrata sotterranea a segreti nascosti prima che voi foste uomini. Vi racconto ora i misteri dei cicli che si spostano con movimenti che sono insoliti all'essere limitato, perché sono infiniti oltre la conoscenza dell'uomo. Sappiate che ci sono 9 cicli, sì, 9 sopra e 14 sotto, che si muovono in armonia verso il luogo di unione che esisterà nel futuro del tempo. Sappiate che i signori dei cicli sono unità di coscienza mandate da altri per unificare questo con il tutto. Loro sono i più alti di tutti i cicli, operando in armonia con la legge. Loro sanno che nel tempo tutto sarà perfetto, non essendoci nessun sopra e nessun sotto, ma tutto uno in un infinito perfetto, un'armonia di tutto nell'unione di tutto. In profondità sotto la superficie della terra, nelle sale diamanti, sono seduti 7, i signori dei cicli, sì, e un altro, il signore del sotto. Eppure sappiate che nell'infinito non esiste né sopra né sotto, ma sempre c'è e sempre ci sarà unione di tutto, quando il tutto sarà completo. Spesso sono stato davanti ai signori di tutto, spesso ho bevuto alla fonte della loro saggezza e colmato sia il corpo che l'anima con la loro luce. Mi hanno parlato e detto dei cicli e della legge che offre loro i mezzi per esistere. Sì, mi ha parlato il Signore del 9, dicendo: «O Tot, sei grande tra i figli della terra, ma esistono misteri che tu ancora non conosci. Sai che sei venuto da uno spazio-tempo sotto di questo e sai che viaggerai verso lo spazio-tempo al di là. Ma sai poco dei misteri contenuti in questi, sai poco della saggezza al di là. Sappi che, nell'insieme di questa coscienza, sei solo una cellula nel processo di crescita.
La coscienza sotto di te si espande sempre in modi diversi da quelli a te conosciuti. Sì, anche nello spazio-tempo sotto di te, la coscienza è sempre crescente in modi che sono diversi da quelli che facevano parte delle tue stesse vie, perché sappi che cresce come risultato della tua crescita, ma non nello stesso modo nel quale sei cresciuto tu. La crescita che hai avuto e che adesso possiedi ha portato in essere una causa e un effetto. Nessuna coscienza segue il sentiero delle precedenti, altrimenti tutto sarebbe un'inutile ripetizione. Ogni coscienza del ciclo esiste in seguito al suo percorso verso la meta finale. Ognuna gioca il suo ruolo nel piano dei cosmi. Ognuno gioca il suo ruolo nella fine ultima. Più lontano è il ciclo, maggiore è la tua conoscenza e capacità di armonizzare la legge del tutto. Sappi che nei cicli sotto di noi stanno operando i ruoli minori della legge, mentre noi, del ciclo che si estende da qui all'infinito, ci sforziamo di costruire la legge più grande. Ognuno ha un suo ruolo da giocare nei cicli, ognuno ha il suo compito da eseguire a modo suo. Il ciclo sotto di te non è inferiore, ma è solo formato per una necessità che esiste, perché sappi che la fonte della saggezza che emette i cicli è eternamente alla ricerca di nuovi poteri da raggiungere. Sappi che la conoscenza si raggiunge solo con la pratica e la saggezza si crea solo con la conoscenza, e in questo modo i cicli sono creati dalla legge. Sono strumenti per la conquista della conoscenza, perché il piano della legge è la fonte di tutto. Il ciclo sotto non è realmente in basso, ma è solo differente nello spazio e nel tempo. La conoscenza là sta operando e prova meno cose di quelle che fai tu. E sappi che proprio come tu stai operando al meglio, così sopra ci sono quelli che stanno operando come te con altre leggi. La differenza che esiste tra i cicli è solo nell'abilità di operare con la legge. Noi che siamo stati nei cicli oltre a te, siamo coloro che per primi avanzammo dalla sorgente e nel passaggio attraverso lo spazio-tempo abbiamo acquisito l'abilità di usare le leggi del più grande, che sono lontane dalla concezione dell'uomo. Là non c'è niente che realmente è sotto di te, ma solo una diversa attività della legge. Guarda sopra e guarda sotto, troverai lo stesso, perché tutto è parte dell'unione che si trova alla sorgente della legge. La coscienza inferiore è una tua stessa parte, come lo siamo noi. Tu da bambino non avevi la conoscenza che è venuta dopo, quando sei diventato uomo. Paragona i cicli all'uomo nel suo viaggio dalla nascita alla morte e vedi nel ciclo inferiore il bambino con la conoscenza che aveva. Guarda te stesso come un bambino diventato più grande che si arricchisce in conoscenza al passare del tempo. Guarda noi, il bambino cresciuto in maturità con la conoscenza e la saggezza che aumenta con gli anni. Così, o Tot, sono i cicli della coscienza, figli in diverse fasi di crescita, eppure provenienti tutti da un'unica fonte, la saggezza, e tutti che torneranno nuovamente alla saggezza. Egli poi smise di parlare e rimase in quel silenzio che venne ai signori. Poi mi parlò di nuovo, dicendo: «O Tot, siamo rimasti a lungo adamenti, sorvegliando la fiamma della vita nelle sale. Sappi, siamo ancora parte dei nostri cicli con la nostra visione che si estende fino ad essi ed oltre. Sì, sappiamo che fra tutte le cose nulla importa, eccetto la crescita che possiamo raggiungere per la nostra anima. Sappiamo che la carne è temporanea. Le cose che sono più importanti per gli uomini per noi non sono nulla. Le cose che cerchiamo non appartengono al corpo, ma sono solo lo stato perfetto dell'anima. Quando tu, come gli uomini, imparerai che nulla oltre il progresso dell'anima può contare alla fine, allora sarai veramente libero da tutte le schiavitù, libero di operare nell'armonia della legge. Sappi, o uomo, devi raggiungere la perfezione, perché solo così puoi raggiungere la meta. Anche se saprai che nulla è perfetto, deve essere la tua aspirazione e la tua meta. La voce del 9 nuovamente si fermò e le parole discesero nella mia coscienza. Adesso cerco sempre più saggezza per perfezionarmi nella legge con il tutto. Presto andrò giù alle sale di Amenti a vivere sotto il freddo fiore della vita. Voi, ai quali ho insegnato, non mi rivedrete mai più. Eppure io vivrò per sempre nella saggezza che ho insegnato.
Tutto quello che l'uomo è per la sua saggezza, tutto quello che sarà il risultato del suo scopo. Ascolta ora la mia voce e diventa più grande dell'uomo comune. Alza gli occhi in alto, lascia che la luce riempia il tuo essere. Sii sempre un figlio della luce. Solo con fatica potrai elevarti al piano dove la luce è il tutto del tutto. Sii un maestro di tutto quello che ti circonda, non essere mai sottomesso agli effetti della tua vita. Crea dunque cause sempre più perfette e con il tempo sarai un sole della luce. Sia libera la tua anima di elevarsi sempre in alto, sia libera dalla schiavitù e dalle catene della notte. Alza i tuoi occhi al sole nel cielo, per te lascia che sia il simbolo della vita. Sappi che sei la grande luce, perfetto nella tua stessa sfera, quando sarai libero. Non guardare mai l'oscurità, alza gli occhi allo spazio al di sopra. Lascia che la tua luce risplenda libera in alto e sarai un figlio della luce.